Naviganti del lobby, bentornati! Allora, guardate dietro di me cosa c'è, guardate un pochino, abbiamo Astuzia e Brutalità, che è il nuovo Kill Team. E insomma, devo dire che ci ha incuriosito molto a me, Francesco, questa cosa della scatola di Astuzia e Brutalità, perché era appena uscita da poco Blitz nel formicaio, e quindi ci siamo detti, ma perché ne hanno fatto un'altra? E quindi andiamo a vedere quante novità ci sono su Kill Team adesso, e quindi è giusto che ne stiamo un pochino dietro. E allora andiamo a vederla, subito dopo la sigla, ma prima iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, ditelo a tutti i vostri amici, è il canale più bello di tutta Italia. Allora ragazzi, questa scatola genera un po' di domande, perché arriva praticamente subito dopo quella di Blitz nel formicaio, che è il nuovo praticamente Kill Team lanciato con il nuovo box, e poi subito dopo danno la possibilità di giocare con un box leggermente inferiore che costa un po' meno. Tra le altre vi ricordo che anche questa puntata è sponsorizzata da Ars Manufactoria, che attualmente è il negozio online più grande d'Italia, fa veramente degli sconti eccezionali, quindi basta andare sul sito e lo potete trovare. Allora vi faccio vedere un pochino di cosa quindi stiamo parlando in questo caso. Dunque, qui dentro, e ve lo faccio vedere un po' più da vicino, questa scatola contiene un dossier Astuzia e Brutalità, quindi c'è una storia ovviamente dedicata, guida all'assemblaggio ovviamente, quindi ci saranno le istruzioni che adesso vedremo, foglio di indicatori combinati dei Kill Team, quindi ci sono entrambi i Kill Team, che come vedete sono uno di Orchi nuovo e uno di Halfling, molto bello, molto sfizioso. Foglio di trasferibili degli Orchi, include 19 miniature per l'appunto, miglioria della kill zone con assedio al complesso, 6 muri di palizzate con punti di breccia, 2 bunker e 6 banchine di tiro, che vi faccio vedere qui, eccole qui, che sono perfettamente compatibili con quelle di Blitz nel formicaio. Quindi o completate con questo super box e altri 2 Kill Team, magari avete un club, volete giocare in 4, siete 4 amici, vi siete fatti un mini club, e questo devo dire è un ottimo sistema per completare velocemente il tutto. E poi avete le carte, quindi avete le carte di entrambi. Vi faccio vedere il box all'interno, ho già rimosso il sigillo perché arriva sempre sigillata la scatola, e vediamo un pochino cosa c'è dentro. Allora, guardate, allora, quando voi aprite la scatola, dall'altra parte ovviamente, altrimenti rimaniamo con tutto che ci cade, abbiamo questa situazione. Quindi subito vediamo i blister nuovi con, come vedete, tutta una serie di nuove miniature. Guardate questi orchi come sono, vediamo un po' se riesco a farvi vedere un po' di macro. Guardate che meraviglia, guardate che sculture hanno fatto anche questa volta. Ovviamente la plastica ormai non vi sto neanche più a dire, qui ci sono le basette, non vi sto neanche più a dire, nel senso che sono veramente arrivati a un livello che è irraggiungibile persino per il metallo e la resina, oltretutto con una qualità della robustezza, diciamo, che è devastante, no? Allora, qui abbiamo 1, 2, 3 fogli con tantissimi orchi. Vi faccio vedere anche da questa parte. Qui ci sono gli Halfling invece, guardate che belli che sono gli zaini, eccone qua uno per esempio, guardate che belli che sono questi zaini giganteschi degli Halfling, che sono in realtà piccolini. Qui sono ottimi, per esempio, io li userò e ve li farò vedere per un progetto che sto per portare avanti ovviamente qui nel canale, che sarà fare praticamente tutta una forza di giungla dell'Imperium. Quindi avremo l'Astra Militarum, che praticamente avrà i Catacciani Diavoli Rossi, i Krieg e i Cadiani uniti insieme, ma tutti in reparto giungla, quindi sarà un po' complesso per il discorso di Krieg, vedremo come fare. Nel frattempo poi ci sarà tutto un ovviamente comparto Catacciano, e insieme ai Catacciani questi Halfling sono perfetti. Ecco qua le nuove migliorie, diciamo, per il tavolo, e quindi come vedete super qualità anche qui, ecco. Guardate che bella che è la porta da questo lato, con diciamo che ricorda moltissimo gli altri Kill Team un po' più datati ormai di qualche anno fa, dove c'era appunto il primo Space Hulk, diciamo, quindi è molto
molto bello il fatto che siano compatibili anche se sono più portatili, diciamo, vedete, sono fatti proprio in modo che si possano mettere tranquillamente su un terreno anche come, diciamo, palizzata, no? E quindi abbiamo due fogli di questo tipo. Poi all'interno, come vedete, c'è il box da aprire. Allora noi leviamo la carta sotto, subito sotto vediamo che ci sono i trasferibili, che sono trasferibili degli orchi in questo caso, quindi gli halfling in questo momento ancora non vedo trasferibili, non ci sono trasferibili per gli halfling. Bel box, anche qui hanno fatto un po' il sistema dell'altra scatola e guardate che bellezza. Quando aprite avete sopra questo nuovo disegno, perché ovviamente è inedito in quanto entrambe le fazioni sono completamente inedite, e nel senso che i due kill team è la prima volta che si vedono non solo contro, ma in questo caso questi due kill team hanno proprio miniature nuove. Poi c'è questa stemma, diciamo, e dentro abbiamo i libri. E allora poi tiro fuori il contenuto un pezzo alla volta. Ecco il dossier. Allora qui la cosa importante, veramente importante da capire è questa. Guardate, allora vado a fare uno zoom, vediamo se riesco a farvi vedere un pochino quello che c'è scritto qua. Allora, fuori dalle mura del formicaio Fissilicus o Fissilicus, una nuova minaccia cala sul mondo imperiale di Volcus. Quindi siamo praticamente sempre nello stesso pianeta e in un altro ambiente, ok? Le cricche spaccatrici, scusatemi, degli orchi, zappatrici sarebbe un po', avanzano verso la città cercando di sfondare il perimetro e penetrare nel centro abitato. Con il grosso delle armate di Volcus impegnate a respingere gli assalti dei Tau, la difesa dei confini cittadini è nelle mani di bande rabberciate di ausiliari subumani, fra cui spiccano le squadre di Ratling, esperte negli scontri urbani. Mentre queste bande si appostano in complessi fortificati tenendo i fucili di precisione a portata di mano, gli orchi avanzano con gli sparamissili in spalla. La battaglia esplosiva per il controllo degli isolati sotto canna è cominciata. Attenzione, perché qui ci sono regole per schierare i kill team di cricche spaccatrici Ratling e le relative carte dati, completo di abilità per ogni team e il pacchetto missioni assedio al complesso per i terreni di Kison, complesso Volcus. Una panoramica del pianeta Volcus, degli isolati sotto canna che circondano il formicaio Fissilicus e dei kill team che si scontrano fra le rovine e fortificazioni, e una vetrina di immagini di miniature che mostrano i kill team e i bastioni che si contendono. Quindi attenzione, perché la prima notizia, qui avete nel frattempo, no, questa è un'altra scatola, questa erano i trasferibili di Titus per esattezza. E la cosa importante è che sappiate che qui non c'è il regolamento nuovo di Kill Team, quindi quello che manca importante in questa scatola è che non c'è il regolamento base, quindi non è una scatola base, bensì una scatola di espansione per avere due Kill Team e poterli giocare addirittura in un dossier praticamente completamente dedicato. Ed eccolo qua. Allora ve lo faccio vedere un po' più da lontano. Eccolo qui, astuzia e brutalità, perché ovviamente i Ratling sono molto astuti, mentre le cricche di spaccatrici sono ovviamente molto più cattivi e aggressivi, ok? Guardate che meraviglia, ormai ci stanno abituando a queste super grafiche che, devo dire la verità, sono molto piacevoli. Nel frattempo vi dico che vi farò vedere degli how-to per giocare, perché ho visto online che alcuni di voi, e anche diciamo per Instagram, quindi nella messaggeria, mi avete scritto in parecchi per capire come funzionano determinate cose, quindi insomma andremo a vederle. Allora, nel frattempo qui continuiamo con le grafiche nuove, e veramente Kill Team è forse in questo momento il gioco che sfoggia più novità a livello sia di miniature che di diciamo illustrazioni, perché a volte insomma nel 40.000 si tende giustamente anche ad andare a riprendere determinate illustrazioni che ormai sono considerate un cult, mentre Kill Team, che è più nuovo, si può permettere insomma di spaziare. Vedete che ci sono qui gli agenti delle cricche
e quindi gli orchi, e poi con un loro background, e anche i Ratling con il loro background, quindi poi avete praticamente tutta la spiegazione di chi sono, come lavorano, e sono gli ausiliari subumani, ok? In poche parole sono una specie di hobbit, diciamo, sono halfling, se vogliamo proprio dirla tutta. Guardate che spettacolo che è quello lì con lo zaino gigantesco, sono veramente carini, devo dire che l'hanno fatti veramente bene e danno veramente la possibilità di, vedete anche qua, creare delle situazioni, degli scenari veramente carini, insomma. Quindi penso che ci sarà tutta una serie di appassionati di Ratling che vorrà addirittura l'esercito intero. In realtà i Ratling sono sostanzialmente dei distaccati dell'imperio, no? Dei distacchi dell'imperium. Regole dei kill team, quindi qui ci sono le regole dei 2 kill team e quindi vi spiegano le regole del cricca spaccatrice e le regole quindi di fazione, i vari punteggi. Quindi qui avete tutto necessario per le 2 fazioni. Vedete i Ratling che addirittura possono usare i Bullgrin, quindi volendo si possono usare anche gli Ogrin. E poi anche qui regole della fazione, vi spiegano come funzionano i vari personaggini e poi l'equipaggiamento della fazione. Finito questo c'è un commento dei designer dove vi spiegano un pochino che tipo di squadra sono i Ratling, che si differenziano un pochino da tutti gli altri, perché lavorano molto sulla strategia e sull'astuzia, ok? E poi ci sono le missioni, la sezione 3 quindi del manuale, che è un manuale appunto di espansione non con le regole all'interno, mi raccomando, e va praticamente a farvi vedere le missioni e quindi la possibilità di giocare questo scenario specifico. E anche, guardate che meraviglia, come diventa praticamente compatibile la palizzata alla fortezza, le rovine grandi, le rovine piccole, le macerie che sono nella scatola invece di Blitz nel formicaio. Quindi diciamo, per essere, e qui vedete ci sono le mappe, per essere diciamo il più precisi possibile, diciamo che questo manuale è perfetto e questo box è perfetto per espandere il principale. Quindi se ci siete per esempio con 2 amici che hanno preso il box principale e 2 si sono accodati e hanno voglia o intenzione di iniziare, questo è veramente il modo migliore, sempre che vi piacciono ovviamente le 2 fazioni, perché allora è meglio approfittare della scontistica di prendere tutto insieme. Altrimenti chiaro che potete andare anche sul video che vi ho fatto vedere dei Votann con il nuovo kill team, dove spiego come funzionano le carte nuove e i tasselli nuovi, che comunque troviamo anche qui. Infatti guardate, quando andiamo a estrarre anche questo, abbiamo gli orchi e i Ratling che hanno i loro tassellini dedicati, come li troverete sicuramente all'interno del box singolo praticamente. Poi ovviamente avete il libretto di istruzioni che non sto nemmeno a farvi vedere per troppo, ma sapete come funzionano ormai le istruzioni. Ci sono le opzioni, cioè i diciamo colori verdi sono opzionali o colori blu sono opzionali, e poi ci sono praticamente delle istruzioni per spiegarvi quali invece sono le cose che rimangono fisse. Dopodiché carte, e qui abbiamo praticamente concluso il box con le carte di entrambe le fazioni. In questo caso ovviamente sono le carte dei Ratling e le carte degli orchi, niente di più che la stessa cosa che avete visto nella puntata dei Votann, con le stesse diciamo caratteristiche, ma ovviamente fatte per i Ratling e per gli orchi, ok? Quindi l'interno di questo box è un'espansione perfetta per il box principale, oppure si può prendere questo box in 2 giocatori e dividere la spesa, per esempio del regolamento, per poter spendere un po' meno all'inizio del principale e poi poter espandere e giocare già comunque 2 kill team. Occhio che ovviamente anche lo scenario non è poggiato nemmeno su un terreno, quindi nel box trovate, se vi ricordate, se no andate a vedere la puntata, trovate praticamente un terreno fatto in cartonato. Vi farò vedere
spero il più presto possibile, come costruirne uno da soli, stupendo, incorniciato, fantastico, che potete volendo appendere al muro quando non lo usate, e poi double face da usare, diciamo, in compagnia con gli amici, e quindi bellissimo in 3D. Ma diciamo che in questa scatola non c'è neanche quello, quindi insomma occhio a questi due particolari: non c'è lo scenario, non c'è il regolamento. Ok ragazzi, quindi questo è quanto volevo farvelo vedere, perché è un box interessantissimo, e vi lascio a un mio recap questa volta, visto che Goblin ha fatto l'inizio. Mi raccomando, non perdetevelo, perché annuncerò delle cose particolari che capirete durante il recap. A dopo. Giganti del lobby, allora un saluto anche da parte mia in questa recap, e devo dire che Astuzia e Brutalità è una scatola che ci ha lasciato piacevolmente colpiti, a me Goblin, non so a voi, scrivetemelo nei commenti, perché in effetti subito dopo la scatola base più grossa, che era già veramente bella, con i Vespi nuovi, con i Sions e tutto il resto, non ci sembrava quasi neanche necessaria, invece riesce con un budget inferiore a darvi comunque una bella giocabilità in 2 giocatori, quindi comunque divisibile in 2 se volete iniziare, eccetera eccetera. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, ne farò molto vicine adesso perché ho veramente tanto materiale da farvi vedere, e quindi poi andiamo avanti col tavolo di HeroQuest 3D, tra un pochino ci saranno delle novità veramente belle per il canale, quindi ve ne parlerò nelle prossime puntate. Ciao ciao!